Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare queste bellissime collane ad uncinetto. Sono delle collane torchon, sono ovviamente lavorate con tantissime perline e sono bellissime perché possiamo utilizzare tutte le perline che ci piacciono di più. Durante il tutorial vedremo diverse varianti, quindi per esempio oggi faremo questa insieme. Qui ho giocato molto con i colori delle perline e ho utilizzato un solo filato, mentre in questa ho utilizzato due colori di filato e due colori di perline abbinandoli, quindi col filo rosso le perline rosse e con il filo panna le perline panna. Ma questa ovviamente è una cosa che scegliete voi, come abbinare colori, perline e filati. Potete scegliere di farla più accollata oppure un po' più lunga, questo dipende da voi. E ovviamente potete scegliere anche il tipo di chiusura. Io ho fatto una chiusura semplice con una nasolina fatta ad uncinetto e una perlina che fa da bottone, ma ovviamente potete scegliere di utilizzare una chiusura vera e propria. Vedremo anche come realizzare ovviamente la collana e poterla realizzare come ci piace di più, quindi se volete questa parte più o meno grossa vi spiego nel tutorial come fare. Guardate il video fino alla fine perché alla fine ci sarà un ringraziamento particolare, ma non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per realizzare la collana ci serviranno filo cotone cablé numero 5, perline di diverse misure e forme e vi lascio tutto l'elenco delle perline che io ho utilizzato nella descrizione del video. Una forbice, un uncinetto da 1,75 mm, un ago per infilare le perline e un ago da lana. Come vedete io ho utilizzato diversi tipi di perline, ho utilizzato le Rokkai 90 per la parte dei tubolari e al centro, nel torchon, un po' tutte, quindi potete mettere tutti i tipi di perline che vi piacciono di più e mescolarli insieme. Per prima cosa vedremo insieme come fare il tubolare della collana, ne faremo uno insieme e poi ne faremo un altro identico. Per farlo scegliamo due colori di Rokkai 90 per creare queste due spirali di perline. Come vi ho già mostrato in altri video, per infilare le perline molto piccole utilizzo questo tipo di ago. È un fil di ferro sottile intrecciato e in cima c'è la cruna. Questo ago ogni volta che lo utilizziamo e proprio per come è fatto gli si chiude la cruna. Quando passano le perline si chiude il forellino, quindi ogni volta che lo vogliamo riutilizzare con un ago magari senza punta entriamo nella cruna per riaprirla in modo da poterlo riutilizzare, in maniera che il filo gli possa entrare agevolmente. Così riusciamo a infilare il filo e la prima perlina che passa richiuderà la cruna dell'ago. Infiliamo le perline e per il tubolare le infiliamo alternando una di un colore e una dell'altra, quindi alternate 1-1 e per ogni tubolare ne infiliamo 46 per colore. I miei tubolari sono lunghi circa 11 cm, quindi se volete un tubolare più lungo inserite più sequenze 1-1 delle perline. Come sempre vi consiglio di inserire più perline di quelle che ci servono e quindi anch'io per esempio ho inserito 50 sequenze, quindi per 50 volte una verde e una trasparente, una verde e una trasparente. Per il tubolare facciamo un anello magico, quindi passiamo il filo intorno al dito, passiamo sotto con l'uncinetto, peschiamo il filo, facciamo una catenella e questo è il cerchio magico. Lasciamo una codina iniziale di filo un po' lunga e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati i 6 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale. Nel primo punto del secondo giro inseriamo la prima perlina e quindi avviciniamo le prime perline. Entriamo in tutto il punto, quindi prendendo tutta la catenella normalmente, portiamo fuori il filo,
avviciniamo la perlina e chiudiamo il punto. Questo è il lavoro che faremo nel tubolare con le perline. Ed ora lavoriamo 2 punti bassi, normalmente senza perlina. 1, 2. E ripetiamo. Un punto con la perlina, quindi entro nel punto, porto fuori il filo, avvicino la perlina e chiudo il punto, e 2 punti senza perline. 1, 2. Come vedete, le perline restano sul rovescio del lavoro, il che è proprio perfetto perché tutto il tubolare rimarrà sul rovescio. Nel terzo giro lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nel primo punto, e nel primo dei 2 punti inseriamo una perlina e lavoriamo un altro punto senza perlina. Lavoriamo 2 punti normalmente, 1, 2, e lavoriamo un altro aumento, e anche qui nel primo dei 2 punti inseriamo una perlina. Così. Lavoriamo il secondo punto. Ora lavoriamo un punto e nell'ultimo punto del giro inseriamo una perlina. Il terzo giro termina con 8 punti. Lavoreremo questi 8 punti per tutta la lunghezza che desideriamo del nostro tubolare. Da qui in avanti non serve più tenere il conto dei giri né dei punti. L'unica cosa che dobbiamo fare è saper dove lavorare le perline. Quindi lavoriamo punti bassi, un punto in ogni punto, e inseriremo le perline nel punto precedente rispetto al giro precedente. Quindi nel giro precedente il punto con la perlina era questo, in questo giro metteremo la perlina nel punto prima, quindi qui, e qui appunto lavoriamo un punto basso con la perlina e proseguiamo. Un punto in ogni punto e qui abbiamo la perlina in questo punto e quindi in questo giro la lavoriamo nel punto precedente. Tenendo esterno il rovescio del lavoro, i punti sono un po' meno visibili, però voi aprite un po' il lavoro e vedrete che vedete bene il punto. Un punto in ogni punto. Per esempio, nel giro precedente avevamo lavorato la perlina in questo punto, qui. In questo giro lo lavoriamo nel punto precedente, quindi questo. Qui lavoriamo con la perlina e proseguiamo. Questo è il punto che aveva la perlina nel giro precedente. E continuiamo in questo modo, un punto in ogni punto, inserendo le perline nel punto precedente rispetto al giro precedente. E questo è il risultato che otteniamo man mano che andiamo avanti col lavoro. Vedrete che più andate avanti e più questa cosa diventerà automatica. In ogni caso vi accorgete se state lavorando in modo corretto, perché ovviamente vedete questa lavorazione sempre ripetitiva, sempre uguale, questa bella spirale che gira intorno. Accertatevi sempre di avere 8 punti nel giro, perché alle volte in un giro così piccolo e con i punti rovesciati, perché stiamo lavorando sul rovescio, i punti possono scappare, quindi controllate sempre che siano 8 e lavorate sempre la perlina nel punto precedente rispetto al giro precedente.
e ricordate di prendere sempre tutta la catenella, quindi in ogni punto prendiamo sempre tutta la catenella. Lavorato tutto il tubolare che ci serve, quindi sarà lungo circa 11 cm e avremo lavorato 46 perline per colore. Possiamo fare un altro punto, un punto bassissimo nel punto successivo, quindi entro nel punto, porto fuori direttamente, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Una volta realizzato il primo tubolare, infiliamo di nuovo 46 perline o quante ne abbiamo infilate prima per colore, sempre alternando 1-1, e realizziamo un secondo tubolare esattamente identico al primo. Così. Ed ora vediamo insieme come realizzare la parte centrale della collana. Ed ora arriva la parte più divertente, infiliamo le perline per la parte centrale. Faremo diverse file di lavorazione che poi attorciglieremo l'una all'altra. Io vi consiglio di infilare le perle più o meno quelle che servono per una fila. Non possiamo sapere esattamente quante ce ne servono, infiliamone tante. L'ordine è sparso, quindi non c'è un ordine, anzi io credo che più le mettiamo a caso e meglio venga questo tipo di collana. Per fare la parte centrale lavoreremo una fila di catenelle e in ogni catenella lavoreremo delle perline, quindi super semplice. Abbiamo perline molto diverse, quindi nel caso per esempio delle perle grandi lavoreremo una catenella con una perlina. Nel caso invece per esempio di queste piccole possiamo lavorare una perlina in ogni catenella oppure più perline nella stessa catenella chiuse insieme. Ancora possiamo decidere di mettere le perline piccole a gruppi dello stesso colore, quindi prevedere che nella stessa catenella ci siano tutte perline dello stesso colore, oppure possiamo mischiare tutte le perline e infilarle veramente casualmente nella collana. Queste sono tutte cose che decidete voi. Importante quando infiliamo le perline, per non sfilacciare il filo, quando le muoviamo all'interno del filo, muoviamole un po' per volta. Se muovendo le perline sento che c'è molto attrito, allora ne muovo meno per volta, in maniera da rovinare il meno possibile il filo. Per infilare le perline, quelle piccole, un trucchetto per fare prima è mettere le perle in un contenitore e passare l'ago in questo modo. E così in poco tempo infiliamo parecchie perline. Soprattutto con le chips, queste, le schegge, ne passiamo una alla volta perché tendono a graffiare molto il filo. Io ho infilato circa mezzo metro di perline. Considerate che ogni segmento del torchon sarà circa di 26 cm. Sicuramente saranno abbondanti queste perline, ma come sappiamo quando lavoriamo con le perline dobbiamo metterle tutte prima di iniziare a lavorare, quindi se anche ne avanzo poi dobbiamo fare 8 strisce in tutto e quindi le utilizzerò per la striscia successiva. Quindi una volta inserite tutte le perline che pensiamo saranno necessarie per la prima striscia, sfiliamo l'ago e tagliamo il primo pezzetto di filo che sicuramente sarà stato rovinato dal passaggio delle perline. Spostiamo indietro le perline come abbiamo visto un po' alla volta e cominciamo lavorando un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto e portiamo fuori questo filo con le mani o con l'uncinetto e tiriamo. Per lavorare la striscia possiamo lavorare con l'1,75 come prima o con l'uncinetto da 2 mm se preferite, è abbastanza indifferente, io utilizzerò quello da 2 mm. Prendiamo uno dei due tubolari ed entriamo con l'uncinetto in uno dei punti del giro. Ne abbiamo 8, entriamo in uno dei punti. E qui lavoriamo un punto bassissimo, quindi porto fuori il filo e aggancio l'asola iniziale, tirando anche un po' così si chiude. In questo modo ci siamo agganciati
al tubolare. E cominciamo. Il lavoro qui è super semplice, lavoreremo tutte catenelle ed ogni catenella avrà delle perline. Metterete in ogni catenella tutte le perline che volete, quindi per esempio ne avviciniamo 3 e lavoriamo una catenella, ne avviciniamo 2 e lavoriamo una catenella, avviciniamo un altro po' di perline e continuiamo a lavorare. In questo caso, diversamente per esempio dal rosario, le catenelle le lavoriamo più strette del necessario, in maniera che le perline e la lavorazione tenda un po' ad arricciarsi. E continuiamo. Per esempio, dove ci sono le chips farò una chips, una catenella. Poi qui per esempio ne metto 2, qui posso metterne 4. Facciamo proprio casualmente come ci piace e teniamo le catenelle belle strette e continuiamo così. Ed è tutto un lavoro di portare avanti e indietro le perline. Quando si accumulano vicino all'uncinetto e ne abbiamo troppe, dobbiamo spostarle indietro, sempre un po' alla volta, e poi le avviciniamo per lavorarle. E mi raccomando, teniamo sempre le catenelle più strette possibili. In questo modo si formano delle arricciature nella lavorazione. E portiamo avanti un altro po' di perline. E questo è il risultato una volta che abbiamo lavorato i nostri 26 cm circa. Quindi non è importante che siamo iper precisi in questa cosa, ma importante è che le strisce siano più o meno tutte uguali. Quindi quando arrivo a 26 cm mi fermo. E questo è quello che intendevo, lavorando le catenelle molto strette, quindi più strette di quello che richiederebbe per esempio la perlina grande e anche tutti i gruppetti che abbiamo messo, il lavoro viene attorcigliato, viene appunto stretto, e questo è ottimo per il tipo di risultato che vogliamo avere in questo caso. Una volta quindi lavorati 26 cm di striscia, prendiamo l'altro tubolare e lo prendiamo dalla parte aperta, quindi dove abbiamo terminato il lavoro, e anche qui entriamo in un punto qualunque, dal centro verso fuori, e anche qui lavoriamo un punto bassissimo, quindi prendo il filo ed esco dalla catenella, così. In questo modo agganciamo la striscia al secondo tubolare, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Tutti questi fili che abbiamo sul tubolare, sia da una parte che dall'altra, li nasconderemo tutti alla fine. E questo quindi è il risultato che otteniamo, una striscia attaccata ad entrambi i tubolari. E queste sono tutte le perline che ho avanzato di quelle che avevamo messo per la prima striscia, ed ora ne aggiungiamo altre perline, quindi circa, abbiamo capito, circa 40 cm di perline, perché queste le ho avanzate tutte, per fare una seconda striscia, e andiamo avanti così. Facciamo una striscia ed infiliamo le nuove perline, facciamo una striscia e infiliamo le nuove perline. E quindi continuiamo così, da una parte ci agganciamo anche in sequenza, cioè un punto dopo l'altro, dall'altra parte invece scegliamo punti a caso in cui entrare. L'importante è che per ogni striscia entriamo in un punto diverso. Lavoreremo in tutto 8 strisce e quindi dovremmo esaurire i punti sia nel tubolare di partenza che nel tubolare d'arrivo. E questo è il risultato che otteniamo una volta che avremo lavorato le 8 strisce con le perline. Abbiamo agganciato quindi una striscia in ognuno degli 8 punti del tubolare. Se volete una collana più piena al centro, più grossa, potete attaccare, quindi fare 2 strisce per ognuno dei punti bassi del tubolare, oppure anche 3.
In questo modo vi verrà una collana ancora più grossa al centro. Ed ora vediamo come nascondere tutti i fili di inizio e fine delle strisce. Per nascondere tutti i fili li annodiamo a 2 scegliendo quelli contrapposti, quindi uno che parte da una parte e uno che parte dall'altra, e tra questi 2 fili facciamo un bel nodo doppio, stringendo bene. Così. Infiliamo i fili che abbiamo annodato in un ago senza punta e li facciamo entrare nel tubolare. Li facciamo uscire da uno dei fori della lavorazione e tagliamo. E continuiamo così, annodando a 2 i fili e poi nascondendo all'interno del tubolare con l'ago. Quando annodiamo stringiamo bene in maniera da chiudere il foro del tubolare e nascondiamo. E una volta nascosti tutti i fili facciamo la chiusura. Per la chiusura io vi propongo di fare da una parte un'asola di catenelle e dall'altra scegliere una perla che farà da bottoncino per l'asola. Quindi con i fili lunghi che abbiamo ottenuto di inizio dell'anello magico creiamo da una parte un'asolina. Quindi partiamo da uno dei tubolari e con il filo del cerchio magico che avevamo tenuto lungo creiamo un'asola. Entriamo in uno dei punti del primo giro e usciamo dall'altra parte, sempre uscendo da uno dei fori del punto di uno dei punti del primo giro. Pesco il filo e lo porto fuori e faccio una catenella e da qui cominciamo a lavorare per fare l'asola. Lavoriamo un numero di catenelle sufficiente a far passare la perlina che abbiamo scelto. Nel mio caso, per esempio, lavoro 11 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo sulla prima catenella lavorata. Prima di saldare e tagliare il filo, controlliamo che la perla che abbiamo scelto per la chiusura passi effettivamente in quest'asola. E se passa, facciamo una catenella di sicurezza e sfiliamo. Infiliamo il filo in un ago, senza punta o con la punta è lo stesso, e nascondiamo attraverso il tubolare. E se riusciamo, da fuori prendiamo qualche filo all'interno in maniera che il filo rimanga fermo. Poi usciamo da un foro e se volete possiamo ripassare all'insù. Prima di fare questo tiriamo un po' in maniera che il lavoro abbia la sua elasticità, così, e ancora una volta possiamo, scegliendo di sovrapporre un punto già lavorato, quindi passando su un punto che abbiamo già lavorato, portiamo di nuovo verso il basso e tagliamo. Saldando in questo modo siamo sicuri che l'asola non ceda qui. Dall'altra parte infiliamo sempre il filo dell'anello magico in un ago e facciamo passare il filo uscendo proprio al centro dell'anello magico. Infiliamo la perla e rientriamo al centro dell'anello magico. E otteniamo questo, centriamo bene la perlina e otteniamo questo. Qui come prima passiamo su un punto già lavorato, quindi per esempio qui, e usciamo di nuovo al centro. Così. Facciamo 2 o 3 giri intorno alla perla per fissarla, stringendo bene, e facciamo un nodino sotto, qui,
passiamo l'ago e giriamo intorno con il filo. Così. E rientriamo sempre al centro dell'anello magico. E nascondiamo il filo. E la chiusura è pronta. Io ho voluto realizzare una chiusura fatta con l'uncinetto, quindi facendo un'asola e agganciando una perlina, ma avremmo potuto utilizzare una chiusura vera e propria e quindi sempre utilizzando i fili del cerchio magico di inizio dei tubolari avremmo potuto saldare, quindi cucire il moschettone e l'anello. Per creare il torchon utilizziamo lo stesso trucco che abbiamo utilizzato con il braccialettino dell'anno scorso e il tutorial, se volete, ve lo lascio linkato nel box informazioni. Quindi per attorcigliare tutti i fili sarà sufficiente prendere uno dei due tubolari e farlo passare per le strisce, ovviamente sempre per le strisce in maniera diversa, in maniera da annodare i fili. E più vogliamo arrotolato il torchon, più lo vogliamo aggrovigliato e più continuiamo a fare questo lavoro. E continuiamo ad annodare finché siamo soddisfatti. Per esempio, per me è sufficiente così. E la collana è pronta. Vedete che la parte più bella di questa collana è proprio la varietà di perline che ci sono e il fatto che non ci sia nessuno schema nella posizione delle perline. Nel caso di questa collana, per esempio, ho giocato coi colori in maniera diversa, quindi ho utilizzato due filati, un filato rosso in cui ho infilato le perline rosse e un filato panna in cui ho infilato le perline panna. Ma avrei potuto, per esempio, fare il contrario, quindi usare il filo rosso con le perle bianche e viceversa. Quindi, come vedete, con lo stesso schema possiamo giocare con i colori e con le forme per ottenere collane diverse. Inoltre, con lo stesso schema potremmo fare, per esempio, una collana tutta con il tubolare, se ci piace. Potremmo fare tutto un tubolare che gira intorno al collo con la chiusura. Ricordate sempre che le misure che io vi do sono misure indicative perché dipendono molto dalla nostra mano ma anche dai filati che utilizziamo. Per esempio, questi due tubolari sono stati fatti con lo stesso schema, con lo stesso numero di perline, con la stessa mano perché li ho fatti io, però hanno due lunghezze diverse e questo è perché i due filati, tutti e due Câble numero 5, sono di due marche diverse e hanno una resa un po' diversa. Questo è leggermente più pieno, leggermente più grosso e questo fa sì che il tubolare sia risultato un po' più lungo. Quindi adattiamo sempre la quantità di perle, in questo caso, e i giri alla nostra mano, al nostro filato e all'uncinetto che stiamo utilizzando. E anche per oggi abbiamo terminato. Io devo dire che sono davvero innamorata di queste collane. Se le ho fatte è grazie a una di voi. Infatti Anna Maria mi ha chiesto una collana tipo questa, mi ha mostrato una foto di una collana torchon e mi ha detto che le sarebbe piaciuto avere lo schema per farne una lei e così mi sono messa al lavoro e ho fatto queste collane e quindi grazie Anna Maria per avermi dato questa idea. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre collane, se le rifate, non vedo l'ora di vedere i colori che sceglierete e gli abbinamenti. Aspetto i vostri messaggi qui sotto il video e le foto delle vostre collane sulla mia pagina Facebook oppure in Instagram. Come al solito vi ringrazio un sacco di aver visto anche questo tutorial, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!